Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, giovedì 24 luglio del 2025, buona giornata a tutti, obbligo di riscatto, il mercato del Milan, soprattutto oggi con una notizia in uscita, adesso tra poco ne parliamo, ma l'avrete già vista anche in copertina e poi ci sono un paio di movimenti anche in entrata. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, soprattutto a chi ci supporta attraverso i like, cioè i pollicioni all'insù, i mi piace e chi mette anche punti hype dopo aver messo like, quindi supportateci anche in questa nuova maniera qua, a chi commenta qua sotto dicendo la vostra sul calciomercato del Milan, a chi è iscritto, perché iscriversi è completamente gratuito e il 30% di chi guarda i nostri video non è iscritto, e chi si abbona a 2,99 aiutandoci anche economicamente ad andare avanti. Allora, caro Henry, partiamo da Yajari oggi. È una notizia nuova. Ardon Yajari vicino al... No, scherzo. Oggi è il 24, se lo ribalti è 42. Oggi è il 42esimo giorno della trattativa per Ardon Yajari che potrebbe vedere un riavvicinamento tra le parti, anche perché se nessuno tira sul telefono e fa un passo in avanti, siamo qui fino a Pasqua dell'anno prossimo. E quindi è il Milan che in questo momento sta entrando nell'ottica di alzare il telefono. Ha capito che il Bruges tanto non ci sente, al massimo lascia il giocatore a bagnomaria lì a allenarsi da solo e poi magari quando sarà tra 1 o 2 settimane lo riaggrega al gruppo che ne voglia il giocatore anche col muso di traverso, ma nel caso lo farà per forza, perché tanta stagione dovrà iniziare. E quindi siamo entrati nell'ottica di idee di rialzare il telefono e rimetterci in pista, chissà, magari anche ritoccando in parte l'offerta, perché questo è... Speriamo, sì, ma speriamo perché più che altro sta finendo luglio e ancora abbiamo tanti ruoli scoperti. Già anche nell'amichevole contro l'Arsenal abbiamo visto che il centrocampo era un po' messo su alla bisogna, il terzino destro non c'è, la punta oltre a Santiago Jimenez non c'è, il terzino deve arrivare perché ancora il comunicato ufficiale lo stiamo attendendo, ma il terzino sinistro lo stiamo attendendo, ma poi Stupinian dovrà aggregarsi alla squadra e quindi bisogna un pochino iniziare a quagliare, come dico sempre, cioè iniziare a chiudere un pochino la rosa. Poi nel mese di agosto ci sarà tempo per ritocchini, uscite, occasioni di mercato, tanto lo sappiamo, no? Che il mercato non è mai davvero fermo, però comunque tu l'ossatura, tu 3-4 titolari che in questo momento ti mancano, devi andare a prenderli, ecco, e ben venga che si arrivi a una decisione su Ardon Yashari, cioè prova a risentirti, prova a capire se c'è margine per chiudere e altrimenti stop, ecco. Questo per quanto riguarda gli Ajari, quindi nel caso se ci sono novità, tanto col Belgio purtroppo ormai abbiamo dei contatti diretti e quotidiani e ci tocca. E vi terremo informati già nelle prossime ore. Detto ciò, dobbiamo parlare di Brasile. Sembrava dovessimo parlare per l'ennesima volta di Turchia, caro Henry, e invece a un certo punto Brasil, perché Emerson Royal, che era in uscita, lo sapevamo, insomma, è un giocatore che insomma, non andava preso, non ha fatto bene, era sul mercato e quindi c'è la possibilità di vederlo partire. Era praticamente tutto fatto col Besiktas per un prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni, con anche il Besiktas, accordo, eccetera, eccetera. E poi non se ne è fatto più nulla. Il presidente del Besiktas ha detto palesemente: buona, noi ci chiamiamo fuori perché si è fatto sotto il Flamengo. Flamengo che in quella posizione di campo sta cedendo proprio Wesley alla Roma, o comunque sta facendo partire un giocatore molto importante. C'è anche un discorso di limitazione del mercato riguardante soltanto i giocatori brasiliani perché avrebbe finito gli slot il Flamengo per gli stranieri e quindi insomma gira che ti rigira deve prendere un brasiliano. Morale, la questione è che il Flamengo propone un'acquisizione a titolo definitivo. Che a noi fa più comodo.
che credo che a tutti faccia più piacere vedere pagato un giocatore subito piuttosto che diritto di riscatto, peraltro, neanche obbligo di riscatto. Quindi sicuramente è un'operazione che a noi torna molto più utile, ci fa avere qualche soldo di più in tasca. C'è un piccolo problema di cifre, nel senso che Emerson Royal l'anno scorso è arrivato a 15, tolti i bonus. Eh, Bisogna comunque far sì che non si vada in minusvalenza e almeno chiudere intorno ai 10 milioni, almeno, 10 e mezzo circa. almeno. Allora è stata una serata molto particolare ieri, Simo, perché credo sia una delle prime volte in cui un Here We Go di Fabrizio Romano, anzi forse la seconda insieme a Anchco, all'Al Nassr, in questa sessione di mercato, in cui un Here We Go di Fabrizio Romano poi insomma va a finire male, perché era arrivato per il Besiktas, tant'è che anche noi sul nostro profilo Instagram avevamo riportato questa notizia, e poi nel giro davvero di pochissimi minuti si è inserito il Flamengo, il Besiktas giustamente con il giocatore che ha preso tempo, con il Milan che ha preso tempo, il Besiktas si è tirato fuori e quindi adesso resta viva l'opzione Flamengo. È ovvio che anche qui bisogna finalizzare il tutto per davvero, perché altrimenti rischi di esserti fatto saltare l'affare Besiktas poi per un nulla di fatto. Quindi l'augurio è che l'operazione vada in porto con il Flamengo a titolo definitivo, magari questo ci dà anche un pochino di boost, no? Di spinta per altre operazioni, un micro rilancio per Yashari, qualche milione in più per il terzino, dei pensieri per la punta, insomma, che ci dia una mano, perché serve, cioè perché è doveroso, ecco. Non vorrei farmi beffare per un giocatore, come hai detto tu, che non andava preso, che hai preso, che ha voluto prendere Geoffrey Moncada, e che dopo un anno, anzi 6 mesi, perché 6 mesi li ha saltati per un brutto infortunio, e di questo ovviamente ci dispiace, dopo 6 mesi lascia il Milan, lascerà il Milan non avendo minimamente lasciato il segno. Vabbè, su chi l'ha portato ci siamo già espressi, insomma, mi stupisce che sia ancora lì, visti i danni che ha fatto. Fortunatamente Tare sta cercando di mettere mano ai danni fatti negli anni precedenti e quindi, insomma, è riuscito, possiamo dire quasi con buona certezza, a piazzare anche Emerson Royal a titolo definitivo e per questo gli direi di fare non una statua, no, ma già una piccola targa direi che la merita il buon Iglitare per aver piazzato Emerson Royal a titolo definitivo al Flamengo. Situazione che è collegata a Wesley che invece fa il percorso inverso e viene in Italia e quindi in pratica il Flamengo dà l'ok alla Roma per Wesley sapendo di avere Emerson Royal, altrimenti non se ne fa niente. Non ti dico in entrambi i casi, ma perché più o meno gli accordi si tengono un po' per mano, proprio perché loro hanno bisogno di sostituire un giocatore importante che va via con non, diciamo così, un giocatore né che sia straniero né che sia magari alle prime armi, perché comunque deve sostituire un giocatore molto importante per loro, tant'è che parte per una bella cifra. E quindi in pratica tirata molto per i capelli, facendo una sorta di battuta, è quasi la Roma che ci paga Emerson Royal. Praticamente. Praticamente. Quel vecchio cuore di Ricky Massara. Sì, che alla fine non credo che fosse nei suoi piani, ma questa è la situazione per quanto riguarda il terzino destro, quindi come hai detto giustamente tu, Henry, avremo qualche soldino in più in tasca per magari rilanciare per quella 2, visto che se non rilanciamo anche lì lo Strasburgo ti dice ciao, e quindi bisogna per forza di cose mettere qualche soldino in più sulla bilancia per quella 2, sempre se alla fine rimane solo e soltanto lui come obiettivo, perché se non arriviamo almeno a 20-25 per sedersi, lo Strasburgo nemmeno si siede, quindi è inutile che siamo lì magari a rilanciare a 15, 16, 17, 18, bla bla bla, perché tanto come minimo sono 20-25 e quindi magari con questi 9 milioni, 10, 12, quelli che saranno di più in tasca dal Flamengo abbiamo qualche, diciamo così, qualche margine di manovra in più per poter operare. A proposito di questo, e chiudiamo con la punta, Henry, oggi abbiamo visto ancora il nome di Dusan Vlahovic sparato sulle prime pagine,
Ma è innegabile che sia un giocatore che al Milan interessa, questo l'abbiamo detto anche noi, insomma, io stesso, Henry, cioè, penso che noi tutti, se dovessimo scommettere €1 magari su una punta nella tarda quindicina di agosto, magari scommettiamo più o meno tutti su Dusan Vlahovic, o quasi. Quindi per la natura dell'operazione, per il fatto che è un giocatore dal contratto, che conosce Allegri, che è un po' rotto con l'ambiente Juve, quindi ci sono quelle, diciamo, quei presupposti che possono permettere di pensare a un'operazione fattibile. Poi è ovvio che anche qui servono soldi, non è che viene via tutto gratis. Oggi si è ventilata l'opportunità di fare una sorta di scambio, in parte scambio, insomma, di contropartite con Malik Ciao. Ecco, eviterei. Eviterei anch'io, ma per fare a Calulu 2 la vendetta, ma 2 pensieri me li farei se mi chiedono, tra i miei centrali, mi chiedono sempre Malik Ciao. O al limite Tomori. Sì. Con un generale, se mi chiedono sempre Ciao del mio pacchetto, ci sarà un motivo. Non ci facciamo prendere per il naso, perché forse Sì. qualcuno questo benedetto sport ancora lo capisce. Lo stesso Allegri, che ieri l'ha fatto partire in mezzo alla difesa. Sì, cioè di certo Ciao non è l'ultimo dei 4 della batteria, a detta di tanti, a detta di Allegri direi, per le scelte che ha fatto, perché poi è anche, ripartito, no, nel secondo tempo, perché è uscito Tomori, non è uscito lui, e quindi insomma io tenderei a evitare di perdere un centrale per andare a prendere Vlahovic, perché altrimenti sei sempre lì, cioè poi devi andare a comprarti un Un centrale. centrale. Cioè, se dai via un giocatore per prendere la punta, bello, ci può anche stare, a parte che spererei che non sia Ciao, ma soprattutto poi devi comprare un centrale e son soldi, forse ancora di più di Vlahovic, nel senso che Vlahovic magari verso fine agosto inoltrato diventa davvero un'occasione per le condizioni. Centrale lo devi andare a prendere, punto. Cioè non è che è in rotta con l'ambiente, tutte le cose che sappiamo di Vlahovic, no? Quindi non accetterei questa sorta di scambio con contropartita, con Ciao dentro, eccetera. Che però Vlahovic sia un nome forte, sì, ma l'abbiamo detto più volte, lo diciamo da tempo, lo continueremo suppongo a dire anche ad agosto e aspettiamo. Qui è attesa totale secondo me, per questo io dico pensiamo a chiudere il resto, pensiamo a fare il terzino alla mezzala, perché poi ti dai un mese intero per lavorare ai fianchi all'operazione Vlahovic, cioè con calma, fare spenti, a fuoco lento, capendo i margini, valutando magari qualche alternativa nel mentre, insomma. Magari Il porti a casa tempo ancora qualche denaro, no? soldino. Come? Puoi portare a casa ancora qualche soldino, magari uno Sì, te lo fa esatto. fuori su Quese, Musa. Per questo dico, cioè il tempo è denaro, non perché se chiudi le trattative 2 giorni prima risparmi 3.000.000, no, ma perché ti crei l'opportunità di valutare altro, di lavorare meglio, di, allacciare dei rapporti diversi, cioè in quel senso lì il tempo ti aiuta e fare le cose prima ti aiuta, perché se no sei sempre a rincorrere e a volte rischi anche di spendere di più o di prendere un giocatore che non vuoi, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo arrivati in chiusura, Henry, ci ritroviamo tra poco per lunch e talk della serata, poi insomma saremo quasi, diciamo così, nell'ottica di avere, credo, forse potrebbe già arrivare mentre state guardando questo video, l'ufficialità per Pervis e Stupinian. Caro Henry, grazie. Grazie a te, a dopo. Ciao.